il carattere V, il carattere sciamano, queste sono su ossa oracolari. Una parte importante dello sciamano è quando vola fra le nuvole. Uno stato di... Ecco che Tao B è una delle principali uscite. È un grande classico. Io se sono dentro, via dal conduto. Primo camminare fra le nuvole, secondo camminare fra le nuvole, guarda che bello che è. Chiuso. Subito l'Italia. E poi attacca di nuovo. Io con pochissimo movimento ho tantissimo. Questo è qua. Di Yun Shou. Il maestro Zemo dice Yun Shou, perché lui è di Shanghai. Yun Shou. Yun è nuvola e Shou è mano. Mano, nuvola, nuvola, mano. Alcuni dicono camminare fra le nuvole. Dal punto di vista antropologico è molto interessante il carattere V, il carattere sciamano. Queste sono su ossa oracolari. Sono delle ossa bruciate da fuoco in cui per pareidolia l'antica cultura cinese, l'antica popolazione cinese vedevano delle figure ed è da queste ossa che poi sono nati i caratteri, le famose ossa oracolari. In queste ossa oracolari è molto bello perché c'è un asse centrale, probabilmente l'axis mundi diremmo noi, l'albero, così importante in questa calligrafia, dove ha a destra un uomo o una donna che impugna un oggetto e a sinistra un uomo o una donna vestito di piumi di animali, di piume di uccelli. Quello che impugna questo personaggio probabilmente oggi sarebbe nella cultura diciamo attuale il frustino taoista per cacciare i demoni, oppure la spada per cacciare i demoni. Quello che invece dall'altra parte un essere piumato è un essere che vola. Interessante che questo osso oracolare dà origine a due parole cinesi, U sciamano, sciamana, e dà origine alla parola danzatore, danzatrice. Quindi la danza risalirebbe a una condizione sciamanica, secondo l'etimologia. E sono vestito di piume implica che io volo come antica cultura sciamanica. E sappiamo che in tutte le culture sciamaniche c'è una discesa degli inferi in cui vieni frammentato, quindi c'è una risalita verso l'alto in cui vieni ricomposto, di fatto nuovo, questo volare. Quindi una parte importante dello sciamano è quando vola fra le nuvole. E vediamo che un movimento ripetuto, non soltanto nelle antiche danze cinesi, ma anche in altre culture, è proprio questo. Facciamo. Qui non è importante che le mani siano come nello Yang o come nel Chen, è libero. Tanto lo scopo è indurre uno stato di nuvola. Dopo io inevitabilmente faccio questo 8 dentro, no? Perché sono condizionato dal Tai Chi, ma non è necessario. Potrei in teoria farlo anche così, Io rimango diritto perché penso alle arti marziali, sono condizionato dalle arti marziali, ma nulla toglie che io lo faccia in questo modo qua, così, come se fossi veramente qualcosa che ha radici profonde, l'asse centrale è la libertà. La lotta sostiene che questo modo di lavorare è una delle principali tecniche, sia eseguito solo con le mani, sia eseguito uscendo. Nella lotta si dice che questo faccia parte del repertorio antichissimo di quando combattevano contro un toro o un uomo con le corna. Ecco che Tao B è una delle principali uscite. Che non Tao B, camminare fra le nuvole. Il Zemo quando fa questo nel Tai Chi è Tao B. Tao B da fermo è un grande classico. Che come dici tu Luigi, oggi fanno tutti. Oggi quelli che fanno i tuoi show fanno tutti, no? Ma è la lotta
Esatto, proprio così. E ti trovi anche, è interessante perché ti trovi proprio decentrato tantissimo. Ecco, la lotta, lo sui Jiao, come dice anche l'ideogramma antico, unisce anche le gambe. Unisce anche le gambe. Ecco che allora diventa un grande classico della lotta. Piedi come trotti, anche come serpenti, mani come frecce, occhi come fulmini. Importantissimo. Fammi il cornuto. Ecco che col cornuto, se sono dentro, via dal cornuto. Se sono dentro, via dal cornuto. Hai capito? È uno dei modi di raggirare nell'antica danza del Jiao-Li. Il Tai Chi Chuan forse il più raffinato nel camminare fra le nuvole. Lo esegue in 3 modi e Maong diceva, nella Tao fate in modo di eseguirlo in tutti i 3 modi, non eseguire uno solo. Abbiamo un passo puntato. Abbiamo un passo che va in avanti, Kai Po, stesso nome della lotta, e abbiamo un passo indietro che si chiama Peo, stesso nome che ancora oggi si usa nella lotta, nello suo Jiao Shou. Peo. Molto sofisticato. Vediamo come lo esegue lo Yang. Lo Yang, che è recente, è una derivazione del Chen, fa qualcosa di strano, è ritornato all'inizio. Questo capita molto in natura, che a volte i figli o i nipoti abbiano dei caratteri degli antichi. Lo Yang, volendo semplificare, è tornato a un movimento essenziale. Bellissimo. La principale difesa, a parte che il Chen va in direzioni opposte, ma non è la principale caratteristica di camminare fra le nuvole. La principale caratteristica di camminare fra le nuvole è che qui c'è qualcosa di bloccato e il resto colpisce. Qui c'è qualcosa di bloccato e il resto si infila. Quindi la principale applicazione di Yun Shou è bloccare sotto, come hai detto tu Luigi, un tuono, quindi qui è molto stabile. Il maestro Hu che abbiamo conosciuto insieme ci teneva tantissimo a questa stabilità, non voleva neppure che io rotassi il piede, se ti ricordi, quando facevo io. E qui lavora. Quindi c'è proprio un separare, un dividere. Fai tu, Sì, mi fai il controllo del braccio, sì. Questo tenere col braccio e colpire. Tu dopo sei alto, fai il sì. Me lo vedo qui. Sì, qui è fantastico. Col Tao Bi. Col Tao Bi. Tao Bi. Primo camminare fra le nuvole, secondo camminare fra le nuvole. Guarda che bello che è. Dai. Fantastico. Sì, il papà è geniale. Perché c'è qualcosa che manca in Yun Shou ed è il suo opposto. Quello che poi facciamo anche tanto nel Sini, ad esempio, no? Quello che facciamo anche tanto nel Sini, vedete, Yun Shou parte dal centro e va all'esterno. Il suo opposto parte dall'esterno e va al centro. Parte dall'esterno e va al centro. Ecco che il Pagua geniale fa dall'esterno al centro, normale e normale, diviso per 3, dall'esterno al centro, normale e normale. Per anni l'abbiamo fatto così, chiuso, aperto, aperto, a ritmo di 3, chiuso, aperto, aperto, chiuso, aperto, aperto. In più, da buon Pagua non si accontenta, ma ci mette anche le gambe, chiuso, aperto, aperto, chiuso, aperto, aperto, nella sezione dell'aquila, chiuso. Ripete 3 volte. Perché è geniale? Perché completa, esatto, fai normale camminare fra le nuvole e all'esterno, bellissimo, l'abbiamo appena visto,
Ma se sono dentro, subito lui taglia. E poi attacca di nuovo. È chiaro? E poi attacca di nuovo. Adesso sta facendo giustamente un movimento molto grande, fai bene Luigi. Col coltello saresti più carogna, ma non farlo. Fai come se fosse una spadona. Guarda cosa succede con invece il salvavita. Che la mano senza movimenti è già qui. La mano è già qui. La mano è già qui ed è già qui. come fa il papà. È geniale perché con pochissimo movimento ho tantissimo. Io con pochissimo movimento ho tantissimo. Questo è qua, geniale. È così geniale, questo qui c'è anche nel mio Wing Chun, anche coi coltelli fatali. Non è un segreto del Pakwa, per l'amor di Dio. Nel Kali filippino, quanto abbiamo fatto nel Kali filippino, no? Col dorso della mano, eccetera. Quello che il Chen fa così, il Pakwa, il Tan Lan Chuan, lo fa così. Sì, 1, 2, 3. San, sempre tu mi dici. San, bellissimo. Primo, seconda applicazione. Vedi com'è? Lui fa così. È sempre quello però. Ti ho bloccato sotto. Se lo fa all'interno ti dà anche questo. All'esterno, 2 pugni, così. Lo Shaolin lo fa, ma gli cambia nome. Non si chiama più Yung Shou, come dicono tutti. Lo chiama la montagna che scuote. La montagna che scuote, un bel cavaliere. Fa il passo indietro del Chen, scuote la montagna, scuote la montagna. Scuote la montagna, scuote la montagna. Qui è un documento eccezionale. Questo è un libro che hanno fatto per un evento. Un uomo fonda uno stile che si chiama proprio Shaolin Jikeido. Nel 1980 Dosin So e Liang Yichuan, il nostro maestro. Quindi la tradizione Shaolin giapponese che risale a Shaolin e lo Shaolin attuale che si incontrano. Per questo evento scrivono questo libro del 1980, pochi mesi dopo l'evento, come forma rappresentativa di tutto lo Shaolin mettono Shaolin Chan Chuan, la box lunga di Shaolin. E cosa ci metteranno come tecnica di base? Quella che noi chiamiamo Yung Shou, che qua si chiama la montagna che scuote. If you may subscribe to my channel, I'll be glad.